Ciao a tutti ragazzi e bentornati al nostro Lego City. Questo è un grande update, un big update, un huge update come lo dicono, come lo chiamano gli americani. Bene, allora, non ci vediamo da un bel po' di tempo, sono passati 6 mesi e i cambiamenti sono tanti. Iniziamo con la nostra solita panoramica e poi vi mostrerò che cosa c'è di nuovo. Bene, allora iniziamo dalle cose più importanti. Innanzitutto abbiamo tolto quel tram e abbiamo ricostruito la monorotaia. I pezzi sono gli stessi di quello originale, a parte ovviamente la copertura per il motore che sinceramente costa troppo, forse un giorno ci si rimetterà, e l'abbiamo ricostruita quella originale, l'Airport Shuttle degli anni 90. Abbiamo anche applicato un adesivo fatto in casa, però rende più o meno l'idea. Si è un po' staccato, ecco qua, rende l'idea di quello che c'era. Ora, altra cosa importante, abbiamo posizionato la banca, il modulare della banca, eccolo qui, all'angolo. Lo faccio vedere dall'altra angolazione, eccolo qua, in tutto il suo splendore. E dopo aver terminato il greengrocer abbiamo posizionato anche questo qua. Il greengrocer anche lui è stato ricostruito, sostituendo però, aspettate, è un po' più luminosa l'immagine, eccola qua, sostituendo i brick con la scanalatura con i brick di tipo muro, che costano di meno, però il risultato finale è notevole. Qui abbiamo messo il Detective Office, lì c'è spazio per un altro modulare e qui per un mezzo modulare. Ora, riguardo questo vi dirò una cosa, ma a fine video. Un altro update, abbiamo posizionato il Lego Store qui, eccolo, al centro della nostra piccola piazzettina, e dei nuovi set che sono arrivati durante questi mesi. Il faro, posizionato al centro del nostro piccolo mare, che bello che si illumina. Il Lake Lodge, che invece di lake è diventato fiume Lodge, scusate la battuta pessima. Il Mountain Hut risistemato, e è arrivata proprio l'altro giorno questo vecchio set, l'Apple Treehouse, che è stata costruita speculare rispetto all'originale e montata su un base plate rod invece di due base plate 16x32 verdi normali. Così la nostra zona residenziale, per quanto grande sia, è per il momento completata. Altro update, come vedete sullo sfondo, la galleria comincia a prendere forma. Abbiamo posizionato quasi tutti i burp e l'ingresso è praticamente fatto. Mettiamo a fuoco, eccolo qui. Da questo lato non è completa ancora e dovranno arrivare altri pezzi. Visto che siamo qui, da questo lato, quella che sembra, la parola grossa,
una specie di mock di caserma dei pompieri, ovviamente è molto molto work in progress, sono molte prove fatte e ci stiamo divertendo un po' vedendo come potrebbe uscire, altrimenti c'è sempre la soluzione drastica, si compra quella nuova e si mocca e si mette qua dietro. Il tracciato della monorotaia arriva fin qui. Qui c'è un altro scambio, perché lo scambio per un eventuale ingrandimento della città, nel senso che la città è progettata per essere espansa da questo lato. C'è la strada qui, c'è l'altra strada lì, eccola, e c'è anche la monorotaia che può andare da questo lato. Il tram lo abbiamo messo alla fermata del tram. E andiamo avanti con una bella carrellata. Cosa dobbiamo dire inoltre? Beh, sul secondo tavolo, quello dell'aeroporto e del centro spaziale, siamo in alto mare, non ci stiamo concentrando più di tanto perché ogni tanto veniamo, facciamo qualche prova e poi rispalliamo tutto, rismontiamo tutto. Per l'aeroporto ci sto dedicando qualche ora a settimana su LDD per buttare giù qualcosa di carino. Per il momento è, ripeto, tutto in alto mare. Poi infine abbiamo deciso di provare a collegare i due tavoli con questo ponte che è dedicato solo alla ferrovia, come vedete. Ovviamente c'è il dislivello, ma come ho detto in precedenza il tavolo va rialzato. Per la monorotaia ci sarà un altro piccolo ponte che ovviamente partirà da qua e arriverà qua. Per il momento per l'aeroporto è tutto, ritorniamo qui nel nostro centro città e vi parlerò di un problema che è sorto, se si può chiamarlo problema, non lo so, però intanto la situazione è questa qua. Ora sappiamo benissimo che la Lego ha presentato il nuovo modulare ed è formato da una base da 32 x 48. Beh, si può dire che ci ha messo un po' in mezzo ai casini perché qui è tutto progettato per essere 32 x 32, al massimo 16 x 32. Ora, questo modulare nuovo, dove lo mettiamo? Beh, ho fatto un paio di prove con LDD e ve le mostrerò subito dopo, adesso, in queste immagini che vi sto mandando. Questa è la prima versione, questa è la base del nuovo modulare, questo è il perimetro dei due edifici principali del nuovo modulare. Ora, in entrambe le versioni il modulare l'abbiamo posizionato qui. In questa versione, nella versione numero 1, abbiamo messo la banca, l'abbiamo spostata da qua a qua, in modo che segue l'angolo con il cinema. Dopo la banca abbiamo messo il greengrocer e poi la metà abitativa del pet shop. Dall'altro lato della strada, dall'altro lato del complesso, il detective office, il ristorante parigino e il pet shop. Poi così, giusto per sfizio, ho provato a posizionare il Lego Shop del 760097 qui, ma non è detto che sia qui. Ora, dicevo, questa è la versione 1. Adesso vi faccio vedere la versione 2.
questa è la versione numero 2. La banca è sempre affiancata al cinema, sempre per mantenere l'angolarità dei modulari. In questo caso abbiamo posizionato a fianco alla banca il pet shop e di seguito il detective office. Come ho detto prima, il modulare nuovo si affaccia sempre sulla strada principale. Dall'altro lato del modulare nuovo il greengrocer, la parte abitativa del pet shop e il ristorante parigino, che va a sostituire la posizione attuale della banca. Ora siamo in dubbio su quale delle due versioni utilizzare. Se avete idee, scrivetele tranquillamente nei commenti. Perdonate questo video al video, però non posso attualmente fare di meglio perché vado un po' di fretta. Torniamo alla nostra città e continuiamo il nostro update. Ritorniamo nella City, volevo dirvi un'altra cosa. Qui abbiamo sistemato la piccola banca che era in precedenza lì dove c'è il modulare del detective office. Quindi probabilmente adotteremo una delle due soluzioni che abbiamo appena elencato e vedremo quale sarà la migliore e la metteremo in opera. Ora, un'altra cosa che ci è venuta in mente al mio compagno di viaggio, di avventura. Qui era lo spazio predisposto per il nostro parco, un parco formato da una base 64x32. Abbiamo detto, ma perché farlo così grande? Facciamo un bel grattacielo. L'idea è buona, mi piace molto. Anche qui sto buttando giù qualche progettino su LDD. Non sappiamo se renderlo a misura di minifigure oppure semplicemente un grattacielo da esposizione, un po' sulla falsariga di quelli del nostro collega Lego Los Angeles. Le idee sono buone tutte e due, sono valide tutte e due, vedremo quella che si potrà attuare meglio. Il grattacielo coprirà una sola base, la restante base sarà comunque dedicata al parco. Sorgerà qui e sarà bello alto, almeno un 30-40 cm, forse anche 50-60. Un'altra cosa prima di chiudere, abbiamo finalmente messo in ordine bene. Ho comprato al Maurice questi stupendi contenitori e li ho tutti catalogati secondo le categorie di Bricklink. I contenitori sono formati da 4 cassettini e poi loro stessi sono impilabili. Gli altri, quelli per i pezzi più grandi, sono qui sotto. Bene, ritorniamo sulla nostra City. Vi lascio con questa bella vista dall'alto e ci rivediamo, spero presto, al prossimo update. Grazie a tutti ragazzi per averci seguito finora e buona giornata.